Allora, questo gruppetto di grotte qua davanti a me è effettivamente stato lasciato per ultimissimo, ma in realtà sono le prime due grotte che si incontrano lungo il nostro percorso. Interessantissima è soprattutto questa di destra perché contiene tutte queste nicchie scavate nelle pareti laterali. Allora, mentre questa, vedete, la prima alla mia sinistra risulta chiusa, più piccolina, le altre sono vere e proprie nicchie scavate fino al piano di calpestio e prettamente diciamo che assumono tutte più o meno questa forma ogivale. Anche se però alcune risultano diciamo più stondate. E, ecco, e vedete, qui c'è questa strana struttura frontale in particolare che occupa uno spazio frontale ad una nicchia singola. E probabilmente una struttura che è stata aggiunta nel tempo in un secondo momento, presumo. E ecco, queste sono le nicchie, le vediamo nel dettaglio, ripassare in sequenza. E ecco, questa è la struttura che abbiamo qua davanti, molto, anche questa molto particolare, non so, questa potrebbe, ecco, ovviamente sono state rimaneggiate nel tempo, insomma. Ecco, e qui vediamo la stondatura della base di ciascuna nicchia. Sono tutte stondate, però nello stesso tempo sono, diciamo, poco profonde. Immaginando che potessero contenere magari derrate alimentari o fossero state magari utilizzate a scopo funerario, in ogni ipotesi che noi facciamo, la profondità di queste nicchie non è molto così particolare, diciamo, da far pensare ad un inserimento di qualsiasi tipo di merce. Eh, e quindi questa è una cosa misteriosa, diciamo. Questa in particolare è misteriosa perché, ecco, vediamo, oltre alla forma ogivale, questa in particolare presenta questo scavo, sembra una dentinatura, diciamo, nettamente quadrata. Ecco, vedete, questa è molto particolare. Interrompe un po' questa geometria ogivale delle altre. È l'unica ad essere così, quadrata. Comunque, ecco, sono tutte molto poco profonde, quindi immaginando che andavano ad inserire qualsiasi cosa all'interno, vedete, addirittura le ultime sembrano più estetiche che uno scavo della roccia più estetico che per un uso di qualsiasi magari tipo. Questa invece che vediamo è quella di sinistra e vedete il caratteristico assetto a casetta. Entrambe, una cosa molto importante è che entrambe contengono questo soffitto displuviato, non diciamo non scolpito, ma il doppio spiovente è liscio, non è scolpito, però particolare è la trave al centro longitudinale che taglia nettamente lo spazio. Ecco, vedete? L'inquadratura della ripresa del soffitto dall'alto, un taglio netto ben scolpito della trave centrale. La forma a casetta questi elementi del soffitto sono gli unici elementi che, come dico sempre io, smorfiano in qualche modo l'architettura funeraria e che possano rimandare quindi
ha una probabilità di assetto funerario di queste grotte, perché poi in realtà tutte le altre supposizioni risultano sempre molto più vane. Ecco, vedete qui in particolare si notano le picconature dello scavo